Eccoci in un nuovo video dedicato a un microfono che non ho mai portato sul canale. Si tratta dell'Holland l'Arc 150, questo ormai ce l'ho da un paio d'anni e devo dire che è un microfono veramente con una qualità veramente estrema, anche perché è molto versatile visto che ha molte combinazioni e ovviamente lo proveremo con lo smartphone, anche se con lo smartphone abbiamo qualche limitazione. La caratteristica principale di questi diciamo accessori, di questi dispositivi, come un po' tutti quelli della Hollyland, che hanno come diciamo il cofanettino, come lo vogliamo chiamare, il bauletto, è un power bank, quindi ricarica i nostri microfoni. Non solo, anche ovviamente la basetta che riceve, che è diversa da quella ovviamente che abbiamo visto un'altra volta nell'Hollyland M1. Detto questo, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò e andiamo a vedere subito il contenuto di questa scatola, anche se io l'ho già distrutto ovviamente. Cosa c'è nella scatola di questo bellissimo Hollyland Dark 150? L'apriamo subito, eccola qua, non so se è troppo chiaro, vabbè ragazzi, comunque va bene. Eccola qua, perché se sapete siamo in un nero, quindi tutto nero. Qui c'è il libretto di istruzioni, se volete dargli un'occhiata, gliela date. E qua dentro c'è ovviamente lui, il bauletto, già che lo tiriamo fuori, lo mettiamo da parte, vedete qua c'è il baulettino, come ho detto, fa da power bank e dentro ci sono i nostri due microfoni. Ovviamente non vi ho detto che i microfoni sono wireless, sì, ma hanno due modalità. La prima è la, diciamo, il dispositivo che c'è qua dentro, il trasmettitore, fa anche da microfono, ma si può anche mettere che è in dotazione un lavalier, quindi molto bello come, ovviamente, come sistema. Qui invece abbiamo tutto quello che il resto, io ovviamente già questa scatola, vedete, l'ho bella che è distrutta, quindi è veramente distruttissima. E qua dentro abbiamo un sacchetto dove possiamo riporre sia ovviamente lui, ci sta benissimo dentro, che tutto quello che è in dotazione, che poi ovviamente non ci dobbiamo portare tutto ovviamente sempre fuori, non è detto che ci serva tutto. Allora, la prima cosa che abbiamo è questo cavetto per il telefono, in questione l'iPhone, ma non funziona. Io ovviamente ho, meno male che avevo l'M1 perché questo qui non funziona, questo cavetto qui non funziona. E quindi io lo rimetto dentro perché devo prendere quello dell'altro telefono. Innanzitutto qua abbiamo le coperture, i famosi gatto morto, ma io li chiamo antivento, non mi piace chiamarlo gatto morto, lo chiamo antivento, ovviamente ce ne sono due che vanno applicati ovviamente sui due diciamo microfoni, due trasmettitori se li usiamo senza lavalier e in questo caso eccolo qua, il primo lavalier, quindi un cavetto abbastanza lungo, ma ovviamente il nostro microfono, il nostro trasmettitore va messo ovviamente alla cintura, quindi come i microfoni, quelli che usano tipo Rai, diciamo Rai, ma non esageriamo, però la qualità è buona. E qui abbiamo invece l'altro lavalier che ho già ovviamente utilizzato parecchie volte per fare interviste. Quindi non ci resta... Ah, qua c'è anche il cavetto, ovviamente non ve l'ho fatto vedere, ma sottinteso c'è il cavettino, se si riesce a staccare da quest'altro, che va ovviamente, diciamo, è utile perché se avete una... Ragazzi, è successo questo, quello che non doveva succedere, quello che praticamente se avete una reflex, diciamo una macchina fotografica tradizionale o una videocamera, quindi questo cavetto, ok, va per quei dispositivi lì, mentre per il telefono dobbiamo usare quello. Almeno a me non ha funzionato, guarda, si vede voi. Funziona, siate più fortunati. Ma adesso cosa ci resta da fare? Ci resta innanzitutto andare a vedere i dispositivi, il trasmettore, il ricevitore e il bauletto, e poi facciamo la prova audio.
Ok, andiamo a vedere adesso un po' il boletto dall'esterno, che io farò un esperimento, ragazzi. Sto usando lo Zoom, l'applicazione segreta, ok, di iPhone, che poi è lo Zoom, ok, la funzione Zoom, ma è segreta, non c'è nessuno per farvi vedere il contenuto. È molto, molto utile secondo me, vedete anche bene, mi sembra. Allora, davanti abbiamo una spia, mentre posso anche andare a diminuire un po' la luce, la spia che è praticamente tre tonalità, la spia verde via, vuol dire che il nostro power bank è bello carico, la spia rossa vuol dire che il nostro power bank è bello scarico e l'arancione che si sta caricando. Ecco, questa spia, questi colori valgono anche per le unità. Cosa abbiamo di qua? Diciamo nei fianchi non abbiamo niente, ma abbiamo ovviamente qui la presa USB-C per poter ricaricare la nostra unità e poi c'è il resettino qua. Non abbiamo altre cose, ovviamente abbiamo sotto le informazioni, compagnia bella, e il nostro cafanetto, adesso io lo zoom ce l'ho abbastanza sì, ok, si apre così e abbiamo dentro le due unità che adesso andremo a analizzare ovviamente nel dettaglio. Allora, la cosa che è molto carina è questa. Come io apro il cofanetto e tiro fuori, ok, le varie unità, diciamo che si accendono automaticamente. Ecco, qua vado a un po' a scurire. Quindi abbiamo, vedete, proprio le indicazioni. Abbiamo stereo, la batteria. E qui abbiamo le due unità che non ci sono, ovviamente, perché sono adesso spente, ok? Quindi appariranno. E qua abbiamo i due potenziometri per poter, ovviamente, regolare i volumi delle due unità, ma non solo, non sono solo potenziometri, che sono questi, servono anche per fare delle scelte. Ovviamente, come vi ho detto, due di queste scelte non vanno bene con i nostri smartphone, almeno che questa unità non passi tra una scheda audio stereo. Cosa abbiamo di qua? Vediamo un po' la potenza di questo zoom com'è. Allora, vedete, se ci può leggere anche sopra praticamente cosa c'è scritto. Quindi qua abbiamo la line out, quindi cosa vuol dire? Qui andiamo sul nostro iPhone, ok, o sul nostro smartphone Android che sia. Giriamo di qua, invece abbiamo la possibilità di avere le cuffie e l'accensione e spegnimento. Ecco il tastino, ovviamente siamo sempre 5 secondi si spegne, 5 secondi si accende, ok? Niente di più. E ovviamente qua ci sono le cuffie. Ecco la cosa ovviamente un po' negativa qual è? Che il monitor audio è solo per l'unità, ok? Non sentiamo quello che esce ovviamente dal nostro smartphone. Ci vuole sempre una cuffia che faccia da monitor. E qua abbiamo ovviamente diciamo l'aggancio, ok, della ricarica quando ovviamente andiamo a mettere la nostra unità all'interno della nostra confezione. Ecco come la mettiamo dentro e chiudiamo, la nostra unità si spegne. Questo vale per tutte e due. Le due unità, che sono praticamente i due trasmettitori, anche questi quando io apro la confezione e faccio per prenderli, vedete, si accendono automaticamente, quindi anche questi si accendono. Ecco la spietta che vedete, blu, che si sta, non so se la vedete bene blu, sta lampeggiando. Ovviamente abbassiamo un po', vediamo, ok, guardate come la vedete bene, vuol dire che cerca l'unità, ok, il ricevitore che non è acceso. Ecco, di qua abbiamo le stesse spie, ok, verde che è carico al 100%, rosso che è scarico e arancione che si sta caricando. Cosa abbiamo sul frontale? Io lo chiamo frontale, diciamo dove sono le spie. Abbiamo ovviamente la possibilità di andare a inserire, qua vedete proprio il buco del jack, la lavalier in dotazione, ok? Questo è in dotazione. Speriamo che la messa a fuoco tenga. Poi, prima di andare avanti, abbiamo, ecco, anche, non ve l'ho fatto vedere, ma anche sull'unità ovviamente di ricezione abbiamo la molletta. Molto dura questa molletta qua, molto dura, ed è molto dura, benissimo. Fa piacere che siano così perché
almeno vanno bene. Ecco, qua abbiamo il tasto di on off uguale, identico come c'è sulla, diciamo, sulla base del ricevente, e il mute. Una volta cliccato, se io clicco una volta diventa muto, se clicco due volte, un'altra volta diventa muto. Ecco, se io clicco ovviamente, lì dietro ci sono anche lì le connessioni per la ricarica, se io clicco lungo, ok, vedete sto cliccando lungo, l'unità si spegne, ok, automaticamente. Questo perché se l'avete magari addosso e non volete usarla perché siete fermi, ok, si spegne dal tasto. Qua abbiamo la capsuletta, ecco questa qua microfonica di questa unità. Una cosa che mi è successa, però non so perché è tornato indietro, è andato in terra una di queste capsulette. Infatti se andiamo a prendere l'altra, io le chiamo capsulette ma sono unità di trasmissione, se andiamo a prendere l'altra, vedete io qua ci ho messo un adesivo perché diciamo volevo sapere qual era quella che non funzionava più. Praticamente distorceva, gracchiava e tutto il resto. Adesso ragazzi non l'ha fatto più, quindi non so cosa dire, meglio così. Ecco, avete visto l'unità molto semplice da utilizzare, adesso andiamo ovviamente a fare la prova. Dobbiamo ovviamente andare a sentire come si sente questa unità. Andiamo a fare prima l'aggancio, ovviamente ve lo faccio vedere, ma è molto semplice, e poi andiamo a sentire l'unità e andiamo a vedere anche ovviamente le opzioni che non possiamo utilizzare collegando, diciamo, tramite il jack allo smartphone, ma ovviamente funzioneranno sicuramente, secondo me, tramite una scheda audio esterna. Ora andiamo ad agganciare i microfoni. Vedete che adesso io ovviamente sono sganciati. Appena tiro fuori dal power bank il microfono, se viene fuori è molto difficile questo tutorial. Vedete che praticamente dopo un po', ok, si è agganciato. Eccolo qua. Infatti la spia non lampeggia più. Vado a cliccare il tasto che vedete che c'è anche i VMET che ci indicano il volume, che adesso è questo, quindi tramite possiamo spostare la rotellina, vedete, e il guadagno è questo. Abbiamo ovviamente la possibilità di andare a mettere in muto il microfono, come abbiamo visto prima, cliccando sul tasto di accensione e spegnimento. Ecco, io l'ho già fatto, vedete. Clicchiamo, ora è in muto, ora non è in muto, ora è in muto, ora non è in muto. Quindi possiamo andare a, diciamo, andare a decidere il guadagno. Ecco, prendo anche l'altro, ovviamente, e si aggancia anche l'altro abbastanza, ok, in fretta, ok? È un aggancio abbastanza, vedete che non è niente di cioè, difficile. E adesso abbiamo tutti e due i guadagni, ok? Passiamo un po' la luminosità, forse l'altro non si vede perché. L'altro non si vede, perché non si vede? Sì, si vede, ma il fatto che è troppo chiaro questo, vedete che si vede, ok? Sono due colori diversi, vabbè, comunque. Avete capito, ok? Avete capito che sono tutti e due agganciati e qui abbiamo ovviamente i due colori. Ecco, adesso vi faccio vedere un attimino le posizioni. Allora, se clicco lungo, ok, una delle rotelline, ok, guardate sopra c'è scritto stereo, adesso clicco lungo e diventa mono, ok, quindi il mono è adatto sicuramente agli smartphone. Se clicco di nuovo lungo, appare questo. Ecco, questa è una cosa interessante. Peccato che non funzioni sugli smartphone. Questo registrerebbe un canale, diciamo, con il gain che avete deciso e invece dall'altro meno 6 dB. Perché? Per essere sempre sicuri di avere ovviamente un audio perfetto e non distorto. Quindi è una cosa molto molto carina. Se ovviamente, ecco, vedete che adesso i colori sono venuti perché quando si accende, sì. Se riclicco, vedete, viene di nuovo in stereo. Quindi non possiamo utilizzare la modalità sicuramente stereo con i nostri smartphone se entriamo dal jack, perché non permette un'entrata stereo, almeno microfonica non lo permette. Bisognerebbe vedere se con un cavetto adattato stereo si riuscisse a fare qualcosa del genere. Poi magari facciamo qualche esperimento in diretta così senza nessun impegno, ok? In senso in diretta, nel senso che faccio il video, ma quello che succede succede. Adesso non ci resta che andare a prendere la nostra unità, ovviamente, e a darla agganciare al mixer.
e sentiamo sicuramente la differenza tra i dispositivi, diciamo i trasmettitori, che il microfono lavalier. Quindi, come tradizione, abbiamo collegato, vedete qua, il cavetto all'uscita. Vi ricordo che l'uscita è quella dove non c'è il tasto on-off, quindi non è difficile riconoscerla. Adesso cosa andiamo a fare? Innanzitutto andiamo a vedere come è messo, ok, in mono, l'abbiamo messo in mono. Non faccio altro che andare a prendere un'unità, ok, ed eccola qua. Lei si aggancerà automaticamente perché abbiamo visto che si aggancia, vedete, eccola qua. Me la porto alla bocca e incomincio a alzare il volume del microfono, perché ovviamente essendo un'unità, diciamo, sto alzando quello giusto? Sto alzando quello sbagliato? No, unità praticamente che è così, un microfono volante, chiamiamolo, deve stare abbastanza vicino per sentirsi, se no devo metterlo qua per sentire la voce. Ma andiamo, ora che ho alzato, andiamo a sentire come si sente solo lui. Ok, lo alzerò un po', sentiamo un po' se si alza un po'. Intanto no, mi stavano chiamando per telefono. Ecco, questa qua è è l'unitina, questa qua quadrata, questo microfonino che abbiamo visto tante volte anche in altre marche, che l'attacchiamo qua, ok? Quindi dobbiamo, come dire, alzare molto molto il volume di questo microfono per poter sentire bene quello che esce. Però adesso la cosa che mi preme farvi sentire è questa. Allora, adesso vado a rialzare, vediamo un po'. Sapete che io sono mezzo orbo, mezzo gaudio. Allora, vado a rialzare il microfono, questo qui, perché vi voglio far vedere una cosa molto importante, questa secondo me. Vedete, adesso siamo in mono, ok? Se io clicco lungo il tastino che abbiamo visto a questa parte qua, sentite, ok? Io clicco lungo e vado in stereo. Sentite che si è spostato su un altro canale perché l'altro canale verrebbe più basso. Adesso se vado a cliccare di nuovo va in stereo, e se andassi e vado a prendere l'altra unità, me ne vado a finire sull'altro canale, alzando anche questa ovviamente di volume una volta che si è collegata. Ok, quindi abbiamo la possibilità di andare a fare un'intervista stereofonica. Se ovviamente io adesso faccio così, avendo tutti e due i microfoni, faccio di nuovo lungo. Ok, viene di nuovo in mono, sentite in mono, e ovviamente poi viene di nuovo quella cosa della possibilità di andare ad abbassare i dB solo da un canale, quindi verrebbe da un canale viene praticamente registrata in normale in mono e dall'altra parte viene in meno 6. Molto utile questa cosa perché dove ci sia uno sbaglio, ci sia un audio un po' gracchiante come il mio delle volte, abbiamo la possibilità ovviamente di abbassare il volume. Ragazzi, il muto ve l'ho fatto già vedere, ma è inutile stare a sentire. Quindi se si rimettiamo tutto dentro la scatoletta, come ho detto, i microfoni si spengono automaticamente. Ma direi che l'audio è performante, è un audio buono e andiamo alle proprie conclusioni. Ragazzi, che conclusioni? Che conclusioni? Che c'è ancora da provare i microfoni lavalier. Che conclusioni vogliamo fare? Come vi ho fatto vedere, questa è una delle unità. Io vado a prendere ovviamente il lavalier che era già spaccottato, già con la pinzettina, me lo vado a mettere qua, ovviamente. Sapete che dobbiamo andare un palmo più giù, quindi poi vabbè. A discrezione c'è chi lo mette anche in giù per non far sentire la distorsione, quindi diciamo possiamo fare tutte queste belle cosine. Vediamo se ci riesce questo qui, ok, andiamo quindi a inserire nell'apposito boggio, ok, il nostro lavalier. Abbiamo un po' di scatti, oggi la linea è quello che è, va a scattini perché qua siamo tutti scattosi. Andiamo a rialzare il volume e andiamo a sentire di nuovo, ok, il nostro microfono che adesso forse io l'ho abbassato.
Ok, lavalier collegato, sentite la presenza, ovviamente il microfono è migliore, ok, anche se adesso forse siamo in stereo, andiamo a metterlo in mono, abbiamo visto ormai come si fa, ecco, adesso siamo in stereo dall'altra parte, col backup, stiamo in stereo di nuovo e in mono stiamo qua, quindi molto, ok, sentite che bella presenza, non so se va in distorsione, devo parlare piano perché ovviamente ho tutto calibrato per il microfono qui da studio, quindi magari questo è un pochino più potente. Sentite che come si sente bene questo audio. Purtroppo diciamo che non so se l'audio sia risultato più basso o più alto, vabbè, non lo so perché non ho ancora sentito in post produzione, però me ne scuso perché ovviamente quando si fanno queste prove magari un pochino c'è, però diciamo che l'idea, ok, ve la siete fatta di questa unità, l'ARC 150 che costa, adesso non mi ricordo quanto, ma supera sicuramente le 150 euro, perché è un microfono, come avete sentito, molto molto performante, ha una chiarezza di suono che è veramente buona, quindi direi che ne vale la pena se volete un microfono wireless veramente portatile e veramente di qualità. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video e interessa qualche vostro amico, qualche vostro conoscente, ovviamente condividete questo video che mi fate piacere, mi fate crescere, e poi in ultimo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima.